tutti! Con il tutorial di oggi proseguiamo con le decorazioni natalizie e non poteva mancare nella nostra collezione un Babbo Natale, quindi oggi facciamo questo simpatico Babbo Natale amigurumi. Questa bella barba l'ho fatta con un filato particolare, ma se non avete un filato come questo non preoccupatevi, perché nel tutorial vi do un'opzione per fare la barba con la stessa lana con cui lavoriamo tutto il resto del pupazzo. Per gli occhi io ho utilizzato degli occhietti di sicurezza, ma se non li avete potete sostituirli con delle perline, dei bottoni oppure ricamando gli occhi. Questo progetto è veloce e divertente da fare. Il pupazzo è alto circa 27 cm, ma lo schema intero lo potete realizzare in un pomeriggio. Ovviamente possiamo utilizzare questo schema per decorare la nostra casa o come simpatico regalo. In particolare oggi faremo questo insieme, questo grigio, e come vedete, cambiando i colori, anziché un Babbo Natale potremmo farlo anche come folletto. Dividerò il tutorial in due parti. In questa prima parte faremo la testa, la barba e il cappello, e nella seconda parte faremo il corpo, gli scarponcini e monteremo il tutto. Fatemi sapere se questo tutorial vi piace regalandomi il vostro like e scrivendo tanti commenti qui sotto al video. E se volete aiutarmi, condividete il video, in questo modo più persone possibili potranno utilizzare questo schema, e iscrivetevi al canale se vi piace quello che faccio. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ho utilizzato questo filato. È un misto lana da lavorare con ferri o uncinetti da 4 mm. In questo caso l'ho utilizzato doppio e ho lavorato con un uncinetto da 4,5 mm. Per la barba invece ho utilizzato questo filato, il Bambolina della marca Silke, ed è un filato così un po', diciamo, riccioloso, ma voi potete utilizzare qualunque filato bianco un po' che abbia un po' di movimento che trovate. Oltre ai filati ci serviranno un uncinetto da 4,5 mm, un uncinetto da 6 mm per lavorare la barba, una forbice, un ago da lana, un marker, un po' di ovatta e 2 occhietti di sicurezza per gli occhi. Per la testa iniziamo con un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudiamo il cerchio. Se non sapete fare l'anello magico, vi lascio il link al tutorial specifico nell'angolo in alto a destra. Nel secondo giro lavoriamo un aumento doppio, 3 punti nel primo punto, 1, 2, 3 e 2 punti, 1, 2, e ripetiamo un'altra volta, un aumento doppio, 2 punti. Nel terzo giro lavoriamo un punto, una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto, 3 punti bassi, 1, 2, 3, una diminuzione, e 2 punti, 1, 2. Nel quarto giro lavoriamo 8 aumenti, quindi 2 punti in ogni punto, ma anziché prendere il punto normalmente, lo prendiamo prendendo solo la mezza catenella davanti, quindi in costa davanti, e lavoriamo un aumento in ogni punto. Nel quinto giro lavoriamo un punto, un aumento, 2 punti nel secondo punto
e ripetiamo un punto, un aumento altre 4 volte, quindi in tutto 5 volte. Lavorate le 5 ripetizioni, continuiamo a lavorare un punto, un aumento, ma da qui in poi lavoriamo in costa dietro, quindi prendendo solo la mezza catenella dietro dei punti. E continuiamo a lavorare la ripetizione un punto, un aumento, fino a terminare il giro. Nel sesto giro lavoriamo in costa 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento. E torniamo a lavorare in tutto il punto, 3 punti, 1, 2, 3, un aumento, 3 punti, un aumento, 3 punti, ed ora torniamo a lavorare in costa, un aumento, 3 punti, un aumento, 3 punti, e un aumento. E terminiamo il giro con 30 punti. Dal giro 7 al giro 9 lavoriamo questi 30 punti punto su punto in costa, quindi prendendo sempre solo la mezza catenella dietro. Terminato il nono giro, posizioniamo gli occhi. Tutti questi giri in costa o mezzi giri in costa che abbiamo lavorato ci serviranno per fare la barba, non in tutti ovviamente, ma abbiamo predisposto i giri per poter poi lavorare la barba. Quindi gli occhi li mettiamo nella parte in cui non abbiamo lavorato in costa. In questo modo, tra il quarto e il quinto giro. E dietro li fermiamo con gli appositi fermi. E proseguiamo. Dal 10° giro ricominciamo a lavorare normalmente. Nel 10° giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. E nel giro 11 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo bene con l'ovatta partendo dal naso. Nel 12° giro lavoriamo un punto, una diminuzione e ripetiamo per tutto il giro un punto, una diminuzione e nell'ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni. 1, 2, 3 e 6. Lavorate le 6 diminuzioni, tagliamo il filo, estraiamo e con un ago senza punta chiudiamo il foro passando attraverso la mezza catenella esterna dei 6 punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. Tiriamo e chiudiamo il cerchio. Facciamo un nodino. E nascondiamo il filo. Ed
ed ora vediamo come creare la base per la lunghezza della barba. Non togliete il segnapunti, tenetelo, perché ci serve per capire dove cominciare con questa lavorazione. Inizieremo dal sesto giro, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dal 21esimo punto, quindi contiamo 21 punti dall'inizio della riga e questo è il 21esimo punto e lo possiamo marcare con un marker. Da qui agganciamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale e in questo punto agganciamo il filo. Entreremo nelle mezze catenelle non lavorate dei punti che abbiamo lavorato in costa. Estraiamo il filo, lavoriamo una catenella e partendo da questo punto lavoriamo 13 punti bassi e se vogliamo nel frattempo nascondiamo la codina. 1, 2, 3, 12, 13 e questa è la prima riga. Ora lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e la riga 2 la lavoreremo tutta in costa davanti, quindi prendendo solo la metà davanti dei punti. Saltiamo il primo punto e nel secondo lavoriamo un mezzo punto alto. Una catenella, saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo un mezzo punto alto, sempre prendendo solo la mezza catenella verso di noi. Un mezzo punto alto. Una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto. Una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto. Una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto. Una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto. E questa è la seconda riga. Ora lavoriamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e la prossima riga la lavoreremo tutta in costa dietro, quindi prendendo solo la metà dietro dei punti e lavoreremo solo sopra i mezzi punti alti. Quindi un mezzo punto alto sopra il mezzo punto alto della riga precedente, una catenella, un mezzo punto alto sopra il mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto sopra il mezzo punto alto, una catenella ed ora lavoriamo una diminuzione di mezzi punti alti tra i 2 mezzi punti alti della riga precedente. Quindi salto un punto, entro nel successivo, porto fuori il filo, filo sull'uncinetto, salto un punto e nel successivo entro, porto fuori il filo e chiudo tutto assieme. E questa è la riga 3. Ora lavoriamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e la riga 4 la lavoreremo tutta in costa davanti, quindi prendendo solo la metà davanti dei punti e lavoriamo sempre sopra i mezzi punti alti della riga precedente. Quindi un mezzo punto alto sopra il mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto sopra il mezzo punto alto, 2 catenelle e chiudiamo con un punto bassissimo sopra il primo mezzo punto alto del giro precedente, quindi l'ultimo punto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. In questo modo abbiamo creato un reticolo su cui lavoreremo la barba e tutte le mezze catenelle non lavorate che ci serviranno per lavorare la barba le abbiamo verso di noi.
Per lavorare la barba, come abbiamo detto, utilizziamo le mezze catenelle non lavorate dei giri in costa. Quindi cominciamo dal primo punto del primo giro in costa, quindi questo. Faremo questo mezzo giro, poi ci agganceremo a questo giro, gireremo tutto intorno, tutto intorno, tutto intorno, e poi cominciamo a lavorare sulla base bianca. Quindi prendiamo tutte queste mezze catenelle non lavorate, poi scendiamo sulla seconda riga, sulla terza e sulla quarta, e in questo modo completiamo tutta la barba. E visto che non è detto che abbiamo un filo particolare per lavorare la barba, vediamo come viene utilizzando un filo normale. Prepariamo un nodino iniziale e ci agganciamo nel primo giro. Portiamo fuori l'asola e quello che lavoreremo per la barba è questo: 2 catenelle e un punto bassissimo nel prossimo punto, 2 catenelle e un punto bassissimo nel prossimo punto, 2 catenelle, un punto bassissimo, e così via per tutto il percorso che vi ho mostrato. Se vedete che con il filo normale non si riempie sufficientemente con 2 catenelle, anziché 2 catenelle lavoratene 3. Un'altra modifica che potete fare è, anziché chiudere con un punto bassissimo sul punto, chiudere con un punto basso. Terminata la prima mezza riga, facciamo 2 catenelle e passiamo al giro successivo. Se lavorate con la lana normale, vi consiglio di lavorare punti bassi anziché bassissimi, perché viene meglio. 2 catenelle e andiamo avanti anche su tutto questo giro, quindi tutto il giro sotto, tutto intorno, fino ad agganciarci alla parte che abbiamo lavorato in bianco. Se invece avete una lana particolare come questa, per fare la barba vi consiglio di utilizzare un uncinetto più grosso. Questo è un uncinetto da 6 mm e lavoriamo 2 catenelle e un punto bassissimo nel prossimo punto. Anche in questo caso, se volete, potete fare 3 catenelle anziché 2, ma io ho visto che con 2 è più che sufficiente. 2 catenelle, un punto bassissimo e lavoriamo tutta la barba. Un punto bassissimo, 2 catenelle, un punto bassissimo, 2 catenelle e arriviamo alla lavorazione che abbiamo fatto come base per la barba. E questo è il risultato che abbiamo finora. In realtà, se vi piace un Babbo Natale con la barba più corta, potreste fare a meno di fare questa parte bianca e Babbo Natale avrebbe già una bella barba. Ma noi vogliamo farla bella lunga e quindi continuiamo sui 13 punti della prima riga della parte che abbiamo fatto in bianco. Quindi prendendo sempre solo la mezza catenella libera di ogni punto, continuiamo questa lavorazione, 2 catenelle e un punto bassissimo. Lavoriamo anche l'ultimo punto e prima di passare alla seconda riga facciamo un altro punto, quindi 2 catenelle e un punto bassissimo
anche sul mezzo punto alto per collegare un po' il tutto. Ed ora cominciamo a lavorare nella seconda riga, lavorando su tutti i punti, sui mezzi punti alti e sulle catenelle. Quindi su ogni mezza catenella disponibile lavoriamo la nostra sequenza. E in questo modo poi facciamo tutta la riga, facciamo un punto qui per collegarci, tutta la riga successiva, un punto per collegarci e terminiamo con l'ultima riga. E in questo modo lavoriamo tutta la barba. Chiudiamo anche l'ultimo punto, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il risultato. La griglia che abbiamo lavorato in precedenza ci è servita quindi come sostegno per fare la barba. Questi altri giri che abbiamo fatto in costa li potete utilizzare se volete, io ho visto che non servono, una volta che gli indossiamo il berrettino, se vediamo che restano delle parti vuote. Per il cappello iniziamo con un anello magico. Nel primo giro lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. Fatti i 4 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un marker o con un filetto. Nel secondo giro lavoriamo un aumento, quindi 2 punti nel primo punto, 1, 2 e un punto. E ripetiamo un aumento, un punto, un'altra volta per completare il giro. Quando lavoriamo pochi aumenti in un giro, il lavoro tende ad arrotolarsi su se stesso e allora lo giriamo perché il dritto è questo, quello che rimarrebbe verso l'interno. Nel terzo giro lavoriamo i 6 punti che abbiamo. Un punto in ogni punto. Nel prossimo giro cambiamo colore, quindi l'ultimo punto di questo giro lo chiudiamo con il prossimo colore. Quindi facendo l'ultimo punto entro, porto fuori il filo e chiudo con il nuovo colore. In questo modo. Ogni volta che cambieremo colore in questo modo. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento e nel frattempo, se vogliamo, nascondiamo le codine bianche. Un aumento e un punto nel prossimo punto. E ripetiamo un aumento, un punto per tutto il giro. E chiudiamo l'ultimo punto del giro con il grigio. D'ora in poi non nascondiamo più le codine dei fili, le lasciamo dietro e quando ci serviranno nuovamente le riprenderemo. Nel quinto giro lavoriamo i 9 punti che abbiamo punto su punto. 1, 2. Nel sesto giro lavoriamo un aumento, 2 punti nel primo punto e 2 punti. 1, 2 e ripetiamo un aumento 2 punti per tutto il giro. Nel settimo giro lavoriamo i 12 punti che abbiamo, punto su punto. Nell'ottavo giro lavoriamo un aumento 3 punti, ripetiamo per 3 volte e terminiamo il giro con 15 punti e nel nono giro lavoriamo i 15 punti che abbiamo. Nel decimo giro lavoriamo un aumento, 4 punti, ripetiamo per 3 volte e terminiamo con 18 punti e nell'11° giro lavoriamo i 18 punti che abbiamo. Nel 12° giro lavoriamo un aumento, 5 punti, ripetiamo per 3 volte e terminiamo il giro con 21 punti.
Nel 13° giro lavoriamo un aumento 6 punti, ripetiamo per 3 volte e terminiamo il giro con 24 punti, e nel 14° giro lavoriamo un aumento 7 punti, ripetiamo per 3 volte e terminiamo il giro con 27 punti, e nel 15° giro lavoriamo i 27 punti che abbiamo. Nel 16° giro lavoriamo un aumento 8 punti, ripetiamo per 3 volte e terminiamo il giro con 30 punti, e nel 17° giro lavoriamo 4 punti, un aumento, ripetiamo per 6 volte e terminiamo il giro con 36 punti, e nel 18° e nel 19° giro lavoriamo questi 36 punti punto su punto. Nel giro 20 lavoriamo 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e una diminuzione. E ripetiamo 7 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel 21° giro lavoriamo i 32 punti che abbiamo, e visto che non utilizzeremo ulteriormente il filo bianco, lo nascondiamo attraverso i primi punti. 1, 2, 6, e dopo aver nascosto le codine attraverso i punti possiamo tagliare il filo. E proseguiamo. Terminato il giro lavoriamo un punto bassissimo ed ora lavoriamo tutto un giro di punto gambero. Lavoriamo una catenella e cominciamo a lavorare a punto gambero. Per il punto gambero lavoriamo punti bassi, ma anziché andare nel punto successivo andiamo nel punto precedente. Quindi in questo caso nel punto precedente entro, porto fuori il filo e chiudo il punto, e questo è un punto gambero. Nel punto precedente entro, porto fuori il filo e chiudo il punto. 3, 4, entro, porto fuori il filo, ho 2 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo, e in questo modo completiamo tutto il giro. Lavoriamo un punto gambero anche nel primo punto del giro e nel punto in cui abbiamo lavorato un punto bassissimo, e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire poi il berrettino alla testa.